Ciao a tutti e bentornati sul mio canale di fisarmonica. Oggi andiamo a vedere e ad esaminare un po' i finali delle canzoni. Per finali delle canzoni intendo proprio gli accordi che vanno a chiudere non solo una canzone, ma potrebbe anche essere semplicemente un ritornello o un trio o un pezzettino di canzone. Sappiamo bene che proprio alla fine della melodia solitamente abbiamo sempre questi due accordi che chiudono il pezzettino proprio per far capire che il pezzo è finito, un po' come quando facciamo un discorso e alla fine del discorso mettiamo il punto per finire la frase. Anche in musica è importante, una volta finito il discorso musicale, finirlo con una bella cadenza, dicesi anche cadenza, cioè una serie di accordi che vanno a concludere solitamente su un accordo maggiore o minore. Nel video di oggi andremo a vedere quelli tipici che troviamo nel liscio, quindi il classico zanzan, famoso zanzan, l'accordo di settima che poi conclude su un accordo maggiore o minore. Nel 90% dei casi nel liscio infatti troviamo questi finali qui, sono praticamente due accordi fatti con 2, 3 o anche 4 note che si susseguono velocemente, che vanno proprio a far capire che è finito il pezzettino di canzone. Ma esattamente cosa sono allora questi finali? Andiamo a sentirne un po' con qualche canzone di liscio. Ecco, questi allora erano vari finali, non solo di liscio ma anche di canzoni popolari. Abbiamo potuto sentire anche la Piemontesina Bella, e tutti questi sono finali che vengono quindi composti con determinate note. Ora, se sapete già cosa sono le settime e come si compongono sulla tastiera, potete tranquillamente saltare questo video. Ho voluto fare questo video proprio per far capire che ruolo ha ogni nota che compone questi accordi finali. Quindi andiamo adesso a vedere da vicino la fisarmonica, andremo a vedere un po' di esempi e a capire, soprattutto nelle tonalità più semplici, come si fa a comporre questi accordi finali. Andiamo ora a vedere dei semplici esempi di come si costruisce un accordo di fine canzone, o meglio, come si costruiscono gli accordi di fine canzone. Abbiamo visto che spesso e volentieri sono due, quindi ad esempio Sol settima e Do. Ecco, questo può essere un accordo di fine canzone. Dato che sono spesso e volentieri due, quindi abbiamo sempre un accordo di settima che poi va ad appoggiarsi su un accordo finale maggiore o minore che sia. Per ora andiamo a prendere l'esempio del maggiore, quindi andiamo proprio a fare l'esempio di Sol settima e Do. Sol settima e Do maggiore. Ecco, allora come si costruisce? Partiamo dal Sol settima. Il Sol settima a destra magari non l'avete mai provato a fare prima, però in realtà è molto semplice. Vi dico solo che si costruisce con Fa, Sol e Si. 1, 2, 4, Fa, Sol, Si. Ecco, ma perché si costruisce proprio con Fa, Sol e Si? Perché Sol e Si sono due delle tre note di costruzione dell'accordo maggiore. Sappiamo che la triade, ne ho parlato anche in altri video, se vuoi andare a vedere il video lo trovi nella scheda sulle triadi maggiori che riguardano gli arpeggi. Quindi abbiamo Sol, Si e Re,
che è la triade che forma il Sol maggiore. Poi ovviamente ci aggiungiamo il Sol alto. Col Sol alto andiamo a chiudere l'accordo di Sol maggiore. Il Sol settima non è altro che la triade più, invece che il Sol, un Fa. Ecco, questo Fa, che poi in realtà invece che farlo sull'ottava sopra, lo facciamo sull'ottava sotto, diventa questo Fa. Quindi se aggiungiamo un Fa al Sol e il Si, diventa un Sol settima. Ovviamente, apro una piccola parentesi, è un Sol settima di dominante, ci sono molte accordature di settima. Nel caso della fisarmonica abbiamo le settime che abbiamo sui bassi sono settime di dominante, ricordiamoci questa cosa. Quindi è molto semplice, prendiamo la nota che dà il tono al basso, quindi il Sol, prendiamo quella ovviamente due toni sopra, quindi Sol Si, e poi ci aggiungiamo la nota un tono sotto, quindi da Sol a Fa. E in un battibaleno abbiamo costruito la settima del Sol. Perché abbiamo fatto tutto questo discorso sulla settima? Perché nel momento in cui battiamo a sinistra il Sol settima, a destra avremo la stessa costruzione che abbiamo a sinistra. Quindi potremo facilmente concludere, e questo è il tipico finale Sol settima e Do. Ovviamente per fare il Do, cos'è che faremo? Andremo a prendere le tre note che costruiscono il Do maggiore, quindi molto semplice, Do, Mi, Sol. Queste sono le tre note che costruiscono il Do maggiore. Se andiamo a prendere Mi, Sol, Do, è la stessa cosa, quindi andiamo sempre a fare Mi, Sol e Do, ma prendiamo il Do superiore. E quindi con un semplice gesto Fa, Sol, Si, Mi, Sol, Do, andiamo facilmente a fare questo finale. Questa cosa si può fare ovviamente in più tonalità. In questi esempi andiamo a spiegare solamente le tonalità di Do, di Sol e di Fa. Quindi una volta visto questo Sol settima Do, e che si può fare anche con meno note, andremo a vedere il Do settima Fa, che sarebbe questo, e poi andremo anche a vedere il Re settima Sol, che si costruisce sempre stavolta con Re, Do e Fa diesis, ed è questo, quindi Re settima e Sol. Cosa volevo dire? Che si possono usare anche meno note. In che senso? Nel senso che invece che usare Fa, Sol, Si e Mi, Sol, Do, si può anche solo usare Fa e Sol. È incredibile, però sembra incredibile, ma anche solo suonando due note distanti un tono, quindi Fa, Sol, che sembrano anche stonare, se fatte per un piccolo lasso di tempo durante il Sol settima, sentite come suona bene, perché queste due note comunque compongono la settima, perché c'è il Sol che è la nota principale e il Fa che sarebbe quella di settima di dominante. Quindi bastano anche due note, anche per il finale in Do si possono usare due note, quindi facciamo Fa, Sol, Mi, Do. Questo è proprio quello più banale, con due note abbiamo Fa, Sol, Mi, Do, e già può essere un finale. Quello con tre note, Fa, Sol, Si, questo è già più completo, molto più bello, consiglio di fare questo. Si possono anche fare due e poi tre, quindi si può fare due note Fa, Sol e poi Mi, Sol, Do. Non è detto che bisogna per forza fare 2-2, 3-3, 4-4. Adesso andiamo a spiegare il 4-4, quindi se volete farne 4 di note, andiamo a complicare. Abbiamo Re, Fa, Sol, Si. Ecco, questo è il finale con 4 note, sia sulla settima sia sulla maggiore. Che note vado a fare? Sempre Fa, Sol, Si. Ci aggiungo questo Re. Aggiungo il Re perché è sempre una nota che compone la triade di Sol maggiore. La triade di Sol maggiore è Sol, Si, Re. Il Re lo vado a mettere qua giù. E se lo aggiungiamo vediamo che non stona,
perché fa appunto parte dell'accordo di Sol. Ovviamente il finale Do maggiore, la quarta nota sarà ovviamente il Do, quindi Do Mi Sol Do. Anche qui si può fare solo Fa Sol Si e poi 3 e 4. Insomma, potete sbizzarrirvi come volete su queste note. L'importante è che abbiate la nota della settima, quindi il Fa, nel caso del Sol, e in modo da aggiungerla alla nota di Sol, e che abbiate insomma almeno la tonale, quindi il Do, e almeno il Mi per quanto riguarda l'accordo di maggiore, oppure Mi Sol Do, la triade insomma. Adesso andiamo avanti, parliamo degli altri due finali che volevo fare in questo esempio. Parliamo ora del finale del Fa maggiore e del Do settima. Quindi abbiamo detto Do settima, come si costruisce in questo caso l'accordatura settima del Do. Partiamo dal Do, questo è un Do, andiamo ad aggiungere il Mi, che è 2 toni sopra, e ovviamente non dimentichiamoci della sua settima di dominante, quindi dobbiamo scendere di un tono dal Do e andiamo a prendere il Si bemolle. Quindi scopriamo che per fare la settima del Do dobbiamo prendere Si bemolle, Do e Mi. Sentite che già suona come un Do settima. È un po' scomoda la posizione, diciamo che si può prendere o con 1, 2, 4, oppure se andate ad aggiungere, che lo fate con 4 note, andate ad aggiungere anche il Sol. A questo punto slitta tutto e abbiamo l'1 sul Sol, 2, 3 e 5. L'ultimo che ho fatto è un Fa maggiore, infatti questo Do settima risolve su Fa maggiore. Fa maggiore da cosa è composto? È composto da Fa, La e Do. Sempre la famosa triade di cui parlavo prima, solo che invece che partire con la nota di Fa per fare l'accordo maggiore, partiamo sempre con la seconda nota della triade, quindi La, Do e Fa. Chiudiamo il Fa, lo prendiamo sempre dalla cima. Come prima il Do maggiore lo prendevamo dalla cima, avevamo il Do sul mignolo e avevamo Mi Sol Do. In questo caso facciamo La, Do, Fa. È un discorso di sonorità, invece che andare a prendere la prima triade andiamo a prendere quella rivoltata in modo da arrivare al Fa, quello alto. Quindi ricapitolando, abbiamo Do settima preso con Do, un tono in meno, Si bemolle, il Mi raccomando che si può fare anche meno del Mi, senza il Mi verrebbe così, e viene analogo al discorso del Sol settima Do di prima, quindi abbiamo solo 2 note. E detto questo andiamo a vedere ora Re settima Sol, quindi Re settima Sol, come sempre ci calcoliamo la settima del Re, quindi il Re sappiamo che è Re Fa diesis, Re Fa diesis La, questa è la triade. Di conseguenza, quale sarà mai la settima del Re? Prendiamo il Re e scendiamo di un tono. Il Do naturale è la settima di dominante del nostro Re. Quindi invece che prenderlo qua giù, che è troppo basso, andiamo a prenderlo qua su. Abbiamo Re e Do. Ecco, già sembrano stonare queste note. In realtà non stonano affatto. Se proviamo a suonare il Re settima con i bassi, che già ha molto più senso, e andiamo poi a risolverlo col Sol maggiore. Questo sembra addirittura più facile perché non ci sono diesis, insomma non ci sono tasti neri, almeno sul Do e sul Re. Già così è molto bello. Do, Re, Si, Re, Sol. Prendiamo sempre il Sol partendo dal Si, che quindi non è il Sol, ma è la nota 2 toni sopra, mi raccomando, e chiudiamo col Sol sul mignolo.
Ecco, quindi questo per quanto riguarda i finali. Adesso proviamo anche Re settima con 3 note. Ovviamente la terza nota sarà sempre 2 toni sopra al Re, quindi abbiamo Do, Re, Fa settima, scusate, Do, Re, Fa diesis, e Si, Re, Sol per finire. Facciamo per finire anche quella con 4 note. Andiamo ad aggiungere il La, Do, Re, Fa diesis. Il La è la triade del Re. Quindi andiamo a rivoltare, abbiamo La, Do, Re, Fa diesis. E poi Sol, Si, Re, Sol, che va a fare l'accordo maggiore del Sol. Ecco, una volta diciamo imparate queste 2 o 3 nozioni sarà molto semplice trasportare poi nelle tonalità più difficili. Sarà ovviamente più difficile, però basta calcolare appunto un tono in meno per trovare la settima del primo accordo e poi si va a fare il maggiore dell'accordo dopo. Un'altra cosa da dire è, se vogliamo chiudere la canzone invece con un accordo minore invece che maggiore, quindi abbiamo sempre la nostra settima nel caso magari del Sol settima, invece che Do maggiore vogliamo fare Do minore. Beh, è semplice, il Sol settima rimane tale perché comunque l'accordo di settima non varia, che sia maggiore che sia minore l'ultimo accordo, quello prima è sempre settima. E invece l'ultimo accordo ovviamente cambierà, invece che fare Mi Sol Do facciamo Mi bemolle Sol Do. Quindi cos'è che dobbiamo fare? Prendiamo l'accordo di prima tale quale, il pollice andiamo a scendere di un semitono. È molto semplice, basta scendere dal Mi di un semitono. Sentite che così è maggiore, così è minore. Allo stesso modo abbiamo ad esempio il Fa maggiore di prima, quindi questo è Fa maggiore, questo sarà Fa minore. Perché diventa minore solo in questo modo? Perché essendo che, adesso questo è un po' più specifico, comunque essendo che la triade nel caso di Do Mi Sol, la seconda nota che suoniamo è quella modale, cioè quella che ci dà il modo, nel senso se l'accordatura è maggiore o minore, determina se è un accordo maggiore o minore. Quindi è la seconda nota che ci interessa, che se è di 2 toni sopra la prima è maggiore, se è di un tono e mezzo sarà minore. Motivo per cui se noi andiamo a fare l'accordo che abbiamo detto prima, quindi partendo dal mignolo sul Do, avremo sul pollice esattamente quella nota che determina il modo maggiore o minore. In questo modo è molto semplice andare a cambiarla perché ce l'abbiamo sul pollice, spostiamo il pollice e abbiamo deciso la nostra tonalità, scusate, la nostra accordatura maggiore o minore. Andiamo a vedere l'ultimo, quindi l'ultimo era Re settima e Sol. Ovviamente cosa andiamo a fare? Andiamo a spostare il pollice un po' più in giù. Se lo facciamo a 4 note, ovviamente abbiamo il pollice sul Sol e quindi andremo a spostare l'indice. Sol maggiore, Sol minore. Ecco, questo è grosso modo come si fa per fare questi bei finali che sentite spesso appunto nel liscio. E detto questo, allora abbiamo finito anche la spiegazione dei finali e di tutti gli esempi. Ecco, allora dopo tutti questi esempi io vi saluto e ci vediamo come sempre nel mio prossimo video qui sul mio canale.